Ciao a tutti. Riuscire a riconoscere una persona narcisista al primo appuntamento sarebbe una gran cosa, poiché si eviterebbe tanta sofferenza dovuta all'abuso narcisistico. In questo video ti svelo le differenze comportamentali che vi sono tra gli individui con personalità narcisistica. Inoltre ti indico quali domande formulare per capire chi hai dinanzi a te e come potrai gestire il primo incontro con una persona con tale disturbo. I primi approcci sono sostanziali per comprendere se vale la pena di farsi travolgere in una nuova relazione sentimentale oppure dileguarsi senza pensarci un istante. Solitamente i narcisi sono piuttosto espliciti nel rivelare il loro modo di relazionarsi, poiché tendono a ripetere gli stessi schemi di pensiero e di comportamento che sono alla base di alcuni disturbi. Ma vorrei fare una distinzione tra i tre sottotipi di narcisisti per capire meglio il loro atteggiamento al primo appuntamento. Il narciso tossico di norma si presenta in maniera alquanto nascosta. Le domande che ti rivolge hanno lo scopo di metterti a disagio, cercando di prevalere quasi subito su di te, in maniera molto subdola. Questo tipo di narcisista è tendenzialmente sadico e si diverte a ferirti e a metterti in una posizione di inferiorità. Il narciso nascosto, al primo appuntamento, è di regola a disagio, insicuro e in discordanza con se stesso. Gioca a fare la vittima e utilizza la compassione per farti fare ciò che lui desidera. Spesso e volentieri recita la parte della persona estroversa, anche se in realtà non lo è per niente. Il narcisista esibizionista è da subito al centro dell'attenzione e tende a prevalere sulle conversazioni narrando storielle e cercando di darti consigli. Ha la pretesa di avere sempre ragione lui e si aspetta che tu sia d'accordo con il suo punto di vista. È anche capace di deridere insensibilmente chiunque si trovi nelle sue vicinanze. Alcuni esperti in disturbo di matrice narcisistica sostengono che esistono diversi segnali di pericolo che non dovrai ignorare, ma che molte volte possono sfuggire all'attenzione poiché sembrano cose di poco conto. Ecco che cosa può accadere al primo appuntamento. Si ostina a voler ordinare lui le bevande o il cibo. Inoltre critica il servizio del ristorante o il cameriere o le altre persone presenti nel locale. Questo segnale di allarme fa percepire la volontà di dominare. Per di più si può capire che tale atteggiamento è piuttosto anomalo, poiché fa presagire che sia un partner giudicante e problematico. Esprime giudizi negativi sui prezzi. Già dall'inizio ti chiama con un soprannome. Incrocia le braccia. Parla solamente di se stesso. Lui è sempre l'eroe di tutte le situazioni. Inventa scusanti per legittimare l'impossibilità di fare qualcosa. Ti fa moltissime domande per avere più informazioni possibili su di te. Ti svela alcuni traumi della sua infanzia. Ti chiede di fare un selfie insieme. Tutto ciò che piace a te piacerà anche a lui. Si dimostra la persona più romantica del mondo. Parla male e sminuisce le sue ex compagne. Se guarda a destra e in alto, significa che sta creando un ricordo e non lo sta rievocando, quindi sta mentendo. Non è in grado di esprimere vere e proprie opinioni personali. Al primo appuntamento, per non rischiare di cadere tra le braccia di un narcisista, è opportuno prepararsi a fare queste domande con tutta calma e serenità. Di solito come organizzi il tuo tempo libero? Sei fidanzato o fidanzata? Quali sono i tuoi valori di vita? Quali sono i tuoi obiettivi nella vita? Ti piace viaggiare? Hai degli hobby?
Quali sono le cose che ti fanno più arrabbiare? Qual è stata la tua ultima relazione e perché è finita? Cosa pensi riguardo ad un possibile tradimento da parte della tua partner? Che rapporto hai con la tua famiglia? Hai un sogno nel cassetto? Come vedi il tuo futuro? Se durante il tuo primo appuntamento percepisci che in lui o in lei c'è qualcosa di anomalo, allora mettilo o mettila alla prova e giocati la carta della donna narcisista o dell'uomo narciso. Solitamente i soggetti con tale disturbo comunicano fin da subito e in maniera ambigua che cosa esigono dai loro partner. Quindi dovrai essere molto esplicita facendo presente che chiunque si relaziona con te dovrà attenersi alle tue regole e che non accetti nessun tipo di controllo o di manipolazione. In questo modo, a seconda delle sue risposte e delle sue reazioni verbali o non verbali, sarai in grado di capire la sua vera natura. Ascolta sempre il tuo istinto e usa la tua empatia, che è la tua forza. Diciamo pure che questo primo appuntamento in realtà si è trasformato in una vera e propria indagine preliminare. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.